Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, oggi voglio fare un messaggio speciale. Da quanto tempo che non usavamo tutti sei i Sephirion? Forse da un po' di anni. E vediamo qual è il messaggio di oggi per te, cosa ti vogliono comunicare gli spiriti attraverso questi oracoli, affinché tu possa essere sempre più radicata e radicato nella tua maestria e nella tua essenza vera, selvaggia e autentica. Allora, prima di farlo, ragazzi miei ragazzi, io vi voglio estremamente ringraziare, estremamente ringraziare per questo boom che stiamo avendo con le masterclass, straordinario, veramente incredibile. Io vi garantisco che la vostra vita cambierà. Ma lo sapete già, che è già cambiata, lo sapete già. E come avete visto, la Vittoria, Roberto, Claudio, Maria vi stanno risolvendo tutto, rispondendo alle mail, ed è veramente straordinario il grande lavoro del mio staff, che è stupendo, è incredibile. Una cosa però vi volevo dire, prendo spunto su questa cosa da un messaggio che mi è stato riportato, che poi l'ho letto, rispetto alla lettura delle mail, no? Se non sbaglio citava in questo modo: che tristezza che non rispondi tu più alle mail. E quindi questo messaggio mi ha, mi ha portato a dirvi questa cosa, e colgo l'occasione di questo messaggio per dirvi questa cosa. Io leggo personalmente tutte le mail, tutte, come ho sempre fatto. Tutte le mail che mi scrivete le leggo tutte. È giusto che, date le numerose mail che sono triplicate rispetto al passato che giungono, e per motivi differenti, sia tecnici, no? Come avete visto, tutte le mail che vengono gestite dalla mia squadra, io le leggo tutte, tutte personalmente, e dico anche a loro cosa devono scrivere, ok? Questo mi permette di mantenere una relazione immediata con voi, senza dover fare attendere tempo, no? Come per comunicare con me, come sempre è stato. Vi ricordate? Cioè, io passano mesi che vi rispondo poi alle mail, invece adesso è istantaneo, come vedete, no? Quindi voi potete scrivermi sempre, in qualsiasi momento, come avete sempre fatto, e ricevere una risposta mia personale, se volete parlare con me, no? Cioè, se ritenete che la vostra mail sia qualcosa di personale, mia, privata, scrivete in oggetto per Francesca, va bene? Per Francesca. Quindi questa critica che mi è stata rivolta in realtà ovviamente non è vera, è fasulla, perché io tuttavia ringrazio questo commento, perché è un ottimo modo per te, che me l'hai scritta, e anche per me e per tutti noi, per lavorare su che cosa? Per lavorare sulla tristezza. Che tristezza che non rispondi più tu alle mail. Quindi è un ottimo modo per lavorare sulla tristezza. Come vedete, tutto è un'opportunità. Tutto è un'opportunità. È proprio quello che andremo a fare nelle masterclass. Tutte quelle situazioni che voi avete visto come nocive, come devastanti, cioè io vi permetterò di allearvi a tutte quelle situazioni, perché sono quelle situazioni lì, le emozioni contenenti quelle situazioni lì, perché posseggono il potenziale per farvi realizzare tutto quello che volete. Non altro, solo quelle. Quindi, ragazze mie e ragazzi, io leggo personalmente tutte le mail e dico alla mia squadra cosa devono scrivere. E come vedete il rapporto si sta facendo più immediato, no? Vi ricordate che ero mesi, aspettavo per leggere un'email, perché erano tantissime. Immaginate adesso quante stanno arrivando. E quindi è veramente un grande lavoro quello che stanno facendo la mia squadra, fortissima, e tutte noi insieme, bellissimo. Allora, ragazze mie ragazzi, vediamo un po' che cosa ci dicono. Oh, stavo tutta sporca qua di muro, mi sono appoggiata al muro, la calcia. Vediamo che cosa ci vogliono dire oggi con tutti i 6 oracoli dei Sephirion. Andremo ad estrarne una e poi ci lasceremo ispirare dai maestri. Allora, vediamo un po'. Chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te oggi, affinché tu possa avere bellezza, gioia e prosperità. Qual è il messaggio per questo sentiero?
video sempre valido, messaggio sempre valido dal momento in cui lo guardi. La prendo io, ok. Questa. Vediamo. La dimensione astrale, l'etere, la cascia, la dimensione astrale. Vediamo qual è la carta relativa alla dimensione astrale prima che mi pronunci. Vediamo, prima che mi pronunci, qual è la carta? Prendiamo, eccole, queste. No, la volevo ancora battere veramente. Eccola, si è ribaltata, ribaltone, le divinità, è chiaro. Le divinità, senti dentro di te il palpito dello spirito. Gli sciamani lo praticavano da millenni. Non è guarigione, è annientamento. La conquista, il tuo obiettivo. 5 porte, 90 minuti per attraversare ciascuna. Entri vivo, esci diverso, o non esci. Scegli ora. Tra un anno guarderai indietro e saprai quale porta hai preso. Lo spirito ti incarna. Sentire il palpito dello spirito che ti pervade e sentire il tuo tamburo immaginale che batte al ritmo del tuo cuore e ti spinge dove devi essere. Allora, questo è un messaggio molto importante, molto importantissimo, perché ogni cosa che fai, ogni cosa che vedi, ogni cosa che sperimenti è funzionale affinché tu possa prendere atto di questo palpito dello spirito, affinché tu possa prendere atto del mondo invisibile che compenetra nella materia, no? Il messaggio forte di questo, perché lo attribuisco questa dimensione astrale, questa carta alla cascia, all'etere, la stessa cosa, o a cascia o etere. Tutti noi siamo espressioni della cascia, dell'etere. Allora questa carta ti sta dicendo che quello che andiamo a fare anche nelle masterclass sarà funzionale a questo, a rientrare in quella dimensione dove l'impossibile diventa possibile. Ti stanno dicendo che ci sono tante divinità dentro e fuori di te, tante divinità. Quando parliamo di divinità, la divinità è da intendersi come il tutto nella parte e la parte nel tutto. Le divinità sono gli spiriti della natura, gli spiriti dei tuoi antenati, gli spiriti degli oggetti, gli spiriti degli esseri inanimati. Sei tutto ciò che proietti è proiezione di questa espressione. Tutto è divino, ti stanno dicendo. Dalle cose più che la tua mente razionale può giudicare infime, attenzione, infime, tutto è divino. Il divino non è bello, bravo, buono. Il divino è tutto ciò che riguarda la materia, tutto ciò che la mente ha separato dallo spirito per diventare un io. Quindi stanno dicendo ogni cosa, anche la più che la tua mente razionale giudica infima, è divina. È chiaro? E lo sottoscrivo.
Allora quello che andiamo a fare pure nelle masterclass è la creazione del tamburo immaginario, immaginario o immaginale, dipende come la stessa cosa, che ti condurrà a sentire che ogni cosa che arriva nella tua vita non arriva perché ha una causa, arriva perché ha un fine. E il fine ultimo di ogni cosa che arriva, di ogni immagine che arriva nella tua vita, che sono quello che ti accade, è la libertà e l'amore. Quindi queste carte mi stanno dicendo che la tua personalità si sta riprogrammando sulla base di questa consapevolezza. E quindi quando la tua personalità, che è la mente razionale, si riprogramma su questa consapevolezza, tu sei al servizio della divinità che ti incarna. E tutto ciò che vivi, tutto ciò che fai, tutto ciò che vedi, che sperimenti è il mezzo della divinità per farti trascendere a questa consapevolezza, all'uomo nuovo. Ok? Vediamo cosa mi dicono i tarocchi. No, volevo mettere gli altri. Se li vedo, Francesco, li vedi? Francesco? I tarocchi nuovi, dove stanno? No, poi li devo trovare, ragazzi, comunque. Allora, piano piano. Vabbè, mettiamo quelli nuovi sempre, ma questi altri qua. Allora. Dove in questa giornata, in questo momento, in queste ore stanno intervenendo in questo processo le divinità, che è lo spirito, In quali aspetti? Nel liberarti dalle gabbie mentali, 8 di spade. Stanno intervenendo nel liberarti dalle gabbie mentali. È tutto un sogno. Sto sognando. Mentre tu ripeti tutto il giorno sto sognando, e la tua mente dice: ma che cazzo stai dicendo questo? Ma quale stai sognando? Non vedi che è tutto reale? Non vedi che tutto si tocca? Sto sognando, a furia di ripeterlo, il sognatore del sogno si sveglia e tu sei il sognatore del sogno. Tu in qualità di anima stai sognando la tua personalità. La mia anima sta sognando la personalità di Francesca. La tua anima sta sognando la personalità di Annalisa. La tua anima sta sognando la personalità di Marco. Ok? Se ti chiami Annalisa, se ti chiami Marco. E quindi le divinità stanno intervenendo affinché ti possano far vedere che tutto è un sogno, liberandoti da quelle trappole mentali che ti impediscono di vedere e di conoscere. Qual è la sfumatura di questo 8 di spade? Perché ti senti esclusa, ti senti escluso, fuori dal mondo, abbandonata, la diapenia, la diapenuria, non ce la farò. Le divinità ti stanno dicendo, stanno intervenendo su questo processo: non ce la faccio, non me lo merito, non sono abbastanza e bla 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 bla. Come vedete non è uscito il regno gregorico, no? Voi nostre veterane che conoscete bene i Sefiri, non è uscito il regno della dimensione astrale, la Kasha. Cioè il popò di karma è stato già integrato, ok? Quindi stanno intervenendo su questo aspetto. Non mi sento abbastanza, non vedo via d'uscita, sono stata messa da parte, non avrò a sufficienza risorse, eccetera, eccetera. Chiaro? Affidandosi agli eventi, in questo caso. Anzi, prima di tutto, qual è la postura energetica da adottare affinché si possa trasfigurare questa limitata percezione dell'essere? Qual è la postura energetica? Devi sentire che tutto è amore, ogni cosa non accade perché ha una causa, accade perché ha un fine, e il fine di ogni cosa che accade è la libertà e l'amore. Libertà e amore sono sinonimi.
La postura energetica da adottare in questo momento, il 10 di coppe, danza, balla, vedi tutto come espressione del Dio amore. Vi ricordate il podcast La mente? Che ve l'ho fatto imparare a memoria. Ecco, grazie alla ripetizione avete acquisito il concetto. La mente, la mente. E allora la mente cosa fa? La mente ti fa vedere, la mente sappiamo, non mi ripeto sulla mente, tutto ciò te lo fa percepire in modo vittimistico, no? Invece cosa fa la forza della Kundalini interiore che avete risvegliato in voi, che state risvegliando? Cosa fa? Vede un tamponamento come una grande opportunità e ringrazia il suo amante mistico o il suo spirito di avergli mandato quel tamponamento, perché è funzionale all'espansione di se stesso e al raggiungimento dei propri obiettivi. Ecco, quindi di conseguenza qual è la postura energetica da adottare? Ci hanno risposto con un bello schiaffone all'ego e un bel 10 di coppe. Tutto ciò che ti arriva è predisposto affinché tu percepisca gioia, anche se è un tamponamento, anche se è una mancanza, anche se è una percezione illusoria, perché l'8 di spade, no? Col 5 di denari, illusoria dell'ego. Tu in questo momento che stai guardando hai tutto ciò che ti serve, capito? Questo è il 10 di coppe e gioisco di questo, anche se la mente dice no, mi manca quello, no, mi manca quell'altro, no, mi potrebbe fare così, ma potrebbe andare meglio. No, è la tua percezione dell'ego, l'8 di spade, che percepisce la mancanza. Perché? Per tenerti soggiogata o soggiogato. La postura energetica da adottare è il 10 di coppe. Senti dentro di te il palpito dello spirito. Sì. E a cosa porta oggi l'adempimento di questa postura energetica? Porta al 4 di spade, porta a una meditazione sul fatto. La meditazione cos'è? La meditazione, avete capito, no? Noi stiamo... Lo sto dicendo da tanto tempo ormai, la meditazione è attenzione cosciente a ciò che vivi. So che, il cammino del Satipattana, no? L'attenzione cosciente, so che, porta a un riposo finalmente delle energie, perché la mente ti sta aggrovigliando rispetto al senso di perdita, di mancanza. A cosa porta la postura energetica del 10 di coppe? Vedere tutto come emanazione dell'amore per te e non contro di te, porta a riposare la mente finalmente col 4 di spade. Porta a stare fermi nel riposo, fermi dalla mente. Non mi aggancio alla mente quando mi arriva un pensiero. Io non sono il mio pensiero, i pensieri sono come le nuvole, tu sei il cielo. E il cielo cosa fa? Non è che quando passa la nuvola l'aggredisce perché si identifica con la nuvola, no, è aria, è passeggero. Ok, e questo infatti 9 di spade. Che vi sta preoccupando in questo momento che state guardando questo video? Qualsiasi cosa sia va bene, vedila come un aspetto dell'amante mistico, del tuo spirito guida, per realizzare questa divinità interna, per realizzare abbondanza, felicità e prosperità. Come vedete, l'approccio sciamanico, perché è efficiente ed efficace, è il più risolutivo che esiste al mondo? Perché? Lo sperimentate tutti i giorni, lo sapete bene, lo dico soprattutto per le nuove arrivate, no? I nuovi arrivati, perché contempla tutti quegli aspetti non contemplabili dalla psicologia moderna, la psicologia da bar, legge di attrazione da bar, eccetera. Quali sono questi aspetti che contempla lo sciamanesimo, lo yoga sciamanico? Tutto il regno ctonio, sotterraneo, dolce tristezza, dolce malinconia, penuria, e ti fa alleare a quegli eventi. Con la danza del piacere, no? Come mi avete scritto tantissime, avete sperimentato, iniziate a sperimentare il cambio delle sinapsi. Che cosa vuol dire? Che emozioni di dolore iniziate a dire Emao, iniziate a sperimentare piacere nel dolore. E quindi vi alleate a quello che la vostra mente avrebbe giudicato dolore un tempo, e si stanno cambiando le sinapsi. Quando arriva un dolore, un momento di difficoltà, voi state iniziando a dire sì, è la mia occasione di redenzione e di acquisizione del potere. Perché il dolore non è altro che una forma di energia che non è stata ancora integrata perfettamente. È una forma di energia
talmente forte che la tua mente razionale non può gestire perché è troppo grande, non la può controllare e la etichetta come dolore, ti fa percepire dolore, no? Sul corpo, nella psiche. Tu dici no, no, ma io sto sentendo dolore. No, aspetta, i cinque sensi, anche il tatto, il gusto, l'olfatto, sono dominati dalla mente. Quindi sono tutti fasulli, cioè sono tutti gestiti dalla mente razionale. Quindi quando arriva un'emozione sui cinque sensi che la tua mente dice dolore, è fasulla, e state iniziando a cambiare le sinapsi, non dite più, non inveite più con quel dolore lì o con quel pensiero lì. State cambiando tutto, capito? State cambiando tutto. Mentre la psicologia moderna o le altre discipline moderne che sono un po' monche del vero significato, perché non funzionano? Perché mancano dell'inclusività, dell'inclusione dell'ombra. L'ombra devi amarla, altrimenti non realizzi niente. Cioè l'ombra devi farci l'amore con l'ombra, altrimenti non realizzi niente. Lo sapete bene, no? Vediamo un po', oltre a questo. Quali sono gli aspetti più angoscianti di questo 8 di spade? Il non sapere, la fede nell'intuizione, la fede nel mistero. L'aspetto più angosciante del 9 di spade non poteva che essere il non sapere, la papessa, il sapere nascosto. Non poteva che essere il sapere nascosto. L'aspetto più angosciante per la mente è non avere il potere su ciò che non sa. Su ciò che non sa. Ma la papessa ti ribadisce, devi avere fede nella grande saggezza divina, affinché le divinità possano plasmare i tuoi comportamenti e le tue manifestazioni o immagini o proiezioni, sono le stesse cose, no? Sì, il non sapere, perché qua abbiamo 9 di denari, è come se il non sapere quando tu avrai quell'autosufficienza in tutti i termini anche, no? Autosufficienza economica, autosufficienza personale. Tu hai già tutto, allora tu devi partire dal presupposto che tu hai già tutto quello che ti serve, perché tutto quello che arriva è ciò che ti serve, altrimenti non arriverebbe. Ciò che ti serve a cosa? Per farti superare paure, resistenze e attaccamenti che ti separano dal divino che ti incarna. È tutta una questione di prospettiva. Tu con le pratiche e con la disciplina e l'amore, la passione che metti in queste pratiche, tu realizzi questa fede impeccabile nel mistero, nella grande conoscenza. Tu conosci soltanto quando diventi quella cosa che vuoi conoscere. E dici, che vuol dire la Francesca questa cosa? Quando ti dai all'evento con fede, qualsiasi evento sia, tu conosci quell'evento e non lo conosci a livello intellettuale, lo conosci a livello esperienziale. Quando si è fatta l'esperienza nelle viscere, dandosi a quell'evento, arriva la conoscenza e viene poi anche non decodificata dalla mente. Quando la conoscenza è avvenuta perché ti sei data o ti sei dato completamente a quell'evento che stai vivendo, anche le tue parole si formalizzano su quella conoscenza. Non so che altri termini usare. Hai capito che ti voglio dire? Quindi, allora, vediamo adesso. Un'altra carta, una carta conclusiva su questo. Tu stai riprendendo? Sì. Una carta conclusiva su questo. Tu hai già seminato consapevolmente o inconsapevolmente i semi di quello che vuoi realizzare. 7 di denari. Accudisci con pazienza. Accudisci con pazienza perché le divinità sono all'opera e la mente vuole controllare quando arrivano le cose, no? No, no,
Accudisci con pazienza e gioisci di ciò che hai perché è quello che ti serve per realizzare l'obiettivo. Anche se pensi la tua mente perché 8 di spade, non c'ho niente, no, riposa. E soprattutto questo 4 di spade, mi viene in mente una cosa molto importante, riposa il più possibile. Perché le divinità sono all'opera, non fare interferire tanto la mente, non ti identificare nei pensieri, perché le divinità sono all'opera, quindi dormi quanto più puoi nelle prossime ore, prenditi del tempo per dormire. Perché per dormire? Perché quando noi dormiamo attraversiamo la grande soglia e si brucia karma, detto papale, insomma. Capito? Si brucia karma quando dormi e le divinità possono agire senza la tua interferenza egoica mentale, no? Mettiamo adesso un altro oracolo di questi. Che ti ho appena detto, la conoscenza, qua c'è il sapere. Sviluppo della saggezza e conoscenza, guardate come si parlano poi. Troverai la pace e l'armonia, il maestro interiore. Questa carta praticamente non aggiunge altro a quello che ti ho detto, è un sigillo al messaggio chiave delle divinità oggi. Sviluppo della saggezza e conoscenza, troverai la pace e l'armonia, il maestro interiore. Quando tu ti dai agli eventi, darsi agli eventi, che vuol dire? Lo dico per le ragazze nuove. Accade qualcosa di brutto, mi do. Di brutto secondo la tua mente razionale, no? Che non era previsto, ingestibile. Che può essere anche un pensiero ossessivo, mi do, perché che cosa fanno i pensieri alla fine? Alla fine anche i pensieri ci tornano utili come opportunità, perché il pensiero non fa altro che acuire, aumentare l'emozione forte. Quindi il pensiero ti serve affinché tu possa portare all'estremo questa emozione fortissima, che sia dolore, che sia tristezza, che sia angoscia, all'estremo e darti totalmente. Quando ti dai, la diga della mente si spacca e arriva la conoscenza. Quello che hai conosciuto attraverso un evento non è qualcosa che hai conosciuto a livello intellettuale, perché la conoscenza non arriva a livello intellettuale, non avviene sui libri, non avviene sui banchi di scuola, all'università, non avviene sui libri la conoscenza. La vera conoscenza è intuitiva, è esperienziale. Fai esperienza di un evento totalmente, senza il giudizio su quell'evento. Vedrai che le ore a seguire, i giorni a seguire, la tua conoscenza si è ampliata e anche il tuo linguaggio cambia, le acquisizioni cognitive, non so se si può dire così, ma avete capito, cambiano. Le sinapsi cambiano, i collegamenti neuronali cambiano, solo attraverso la conoscenza esperienziale. Ok? Mettiamo un ultimo oracolo. E soprattutto sapere che tutto è un sogno. Quando dico tutto è un sogno, non è la cosa esaltata, che bello è un sogno, no, tutto è un sogno, cioè tutto è proiezione, citta maya, inganno della coscienza, tutto ciò che stai vivendo in questo momento, che puoi vivere o che hai vissuto in questa vita, in altre vite o che vivrai in altre vite, è tutto un sogno. Sto sognando, cioè è una proiezione, è un'immagine, citta maya, una proiezione della coscienza, inganno della coscienza. E sapere che tutto è un sogno ti permette al sognatore del sogno, cioè tu, di svegliarti e di co-creare con gli dei. Ok. Unico nel suo genere.
dal momento in cui sei emerso in questo mondo, hai talenti straordinari. Capisci la luce delle stelle, le voci degli animali e tutte le cose magiche. Allora, questa è la carta che chiude in bellezza la carta delle divinità. Quello che ti stanno dicendo è che tu, da quando sei emerso in questo mondo, hai dei talenti straordinari che le divinità ti stanno attivando. Grazie a cosa? Al darti agli eventi. Usando la mente razionale per portare il pensiero all'estremo, scusami, usando la mente razionale per portare l'emozione all'estremo. Sai quando la mente va in loop che l'emozione aumenta, usare quella mente razionale lì, ringraziare perché sta aumentando il pensiero disfunzionale, il pensiero negativo, poi dormi e realizzi dei talenti straordinari che soltanto questo modus operandi poteva darti. Ok? Ti stanno attivando il potere delle divinità che abitano in te, che poi non è una e sono tante. Ok? E io penso che con questo messaggio possa anche concludere qui, Francesca. Quindi, ragazze mie e ragazzi, per qualsiasi cosa scrivetemi, perché stiamo ultimando le masterclass. Questo è un messaggio sempre valido, stiamo ultimando tutto, come vi ho detto anche negli altri video. La classe è praticamente già fatta, però sto valutando qualche persona in più, proprio perché io voglio seguirvi passo passo, ecco perché non potevo in questo momento gestire troppe persone, ok? Quindi ragazze mie, ragazzi, io vi abbraccio fortissimamente forte, ci vediamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!